Grazie, allora, buongiorno. Sono molto ammirata dal fatto di vedere così tante persone di prima mattina che hanno voglia di parlare di amore. Dico che siete coraggiose e coraggiosi perché ho appena letto un libro di un antropologo molto bravo che si chiama Robin Dunbar, che dice che in realtà noi abbiamo da un sacco di tempo la tendenza a socializzare di più la sera, da un sacco di tempo vuol dire millenni, nel senso che quando per le prime volte gli esseri umani hanno avuto il fuoco, in quelle ore lì della giornata, quindi quando appunto era buio e c'era il fuoco, non si poteva cacciare, non ci si poteva spostare e quindi si finiva per parlare, no? E quindi da lì noi siamo abituati. Per cui quello che stiamo facendo di mattina è un po' contro natura, ve lo dico così sapete subito quello che è. Parlare di amore per me è molto bello perché è un po' diciamo, il mio argomento di studio. Io vengo dalla filosofia, però è un po' il mio argomento di studio da 10-11 anni. Ci ho scritto un libro che è uscito a gennaio dell'anno scorso che si intitola L'amore è cambiato, però ecco, non mi sento un'esperta, anche perché altrimenti avrei risolto molti problemi della mia vita su questo argomento. Mi sento una che diciamo lo studia e ne legge abbastanza. In generale penso che non possano esistere appunto esperti sull'amore perché è un argomento quando ci si avvicina a studiarlo incredibilmente interdisciplinare, non c'è niente che sia, diciamo, che non c'entri in qualche modo con, appunto, con l'amore. Ed è questo anche il motivo per cui è così difficile parlarne in teoria, perché tutti e tutte voi sicuramente avete un'esperienza e un'opinione di qualche tipo sull'argomento. C'è un poeta molto famoso, Oden, che ha scritto questa poesia che poi ha dato il titolo al libro che si intitola La verità vi prego sull'amore, in cui dice che appunto l'amore occupa solo una piccola noticina al fondo dei libri di storia, però è l'argomento di cui si parla in assoluto di più nei corridoi delle navi da crociera, cioè praticamente in ogni posto dove ci siano delle persone riunite a chiacchierare tra loro, no? Ehm, quindi è un argomento, diciamo, antichissimo di cui abbiamo capito così così, non tantissimo. E di qui, appunto, sedute terapeutiche, truffe romantiche, oroscopi, insomma. Però mi è piaciuto tantissimo e sono, insomma, grata di essere qui, l'idea di associarlo appunto al tema dell'innovazione. E quindi ho pensato stamattina di impostare questa breve, insomma, chiacchierata come fosse un corso di aggiornamento aziendale sul tema amoroso. Forse perché sono reduce da un corso di aggiornamento dove sono diventata anch'io addetta al pronto soccorso della istituzione per cui lavoro, che è la scuola Holden, quindi sono fresca, diciamo, di quell'esperienza. Quindi, appunto, immaginate, io purtroppo, diciamo, odio delle slide e non so farle, per cui vi propongo di fare questo piccolo esperimento di immaginazione e di immaginare le classiche slide dei corsi di aggiornamento aziendali, ok? Però sull'amore. E quindi un font un po' desueto, tanto testo, uno sfondo di un colore sgargiante. E ecco, questo immaginate che siano queste, diciamo, le slide con cui partiamo. I corsi di aggiornamento spesso iniziano con la norma vigente, cioè con tutto ciò che in realtà non cambia. Poi dopo arrivano gli aggiornamenti, di solito nelle ultime 2 ore del corso, oltre alla prova pratica, che ovviamente non faremo. Però appunto partiamo dalla norma vigente e quindi immaginatevi queste prime, diciamo, 3 slide. La prima, di quelle alle mie spalle, si intitola Arte. Arte perché ovviamente quello che diciamo non è cambiato nel corso del tempo è che l'amore resta una fonte enorme di ispirazione, diciamo, per l'arte mondiale, questo indipendentemente dalle longitudini e dalle latitudini a cui abitiamo. Ovviamente il mio discorso anche sul cambiamento dell'amore si concentra soprattutto sulla nostra cultura, da un punto di vista molto occidentale, sulla cosa non sarei in grado di spingermi più in là di così. Non vi darei una definizione di amore, però ci tengo a specificare che l'amore di cui parlo non è, diciamo, la carità, cioè non è quell'amore generale degli umani verso gli umani, ma è un sentimento più vicino all'amore erotico, cioè che ha un aspetto, diciamo, carnale. Passerei adesso alla seconda slide, che si intitola invece Natura. Uno dei problemi con cui mi sono confrontata diciamo, da filosofa mi sembra un po' esagerato, comunque da persona che studiava l'amore, è la scienza. Cioè in tutto questo che cosa dicono la biologia, la chimica, di che cos'è l'amore?
e ho studiato in particolare una tizia di nome Ellen Fisher che oramai qualche anno fa si è occupata di questo argomento e l'amore appunto diciamo erotico, carnale, in una fotografia molto schematica che vi faccio stamattina per la biologia e la scienza è fatto di 3 fasi che non necessariamente sono conseguenziali l'una rispetto all'altra. Una di queste 3 fasi è l'amore romantico. Avrete sentito parlare dell'ossitocina, cioè l'ormone dell'amore romantico. L'amore romantico è un sentimento evolutivo perché è quello che ha fatto sì che i cuccioli d'uomo rimanessero vivi fino al 7° anno di età. Non so se avete sentito parlare di crisi del 7° anno, no? Questa cosa per cui le coppie dopo 7 anni c'è un momento di down, iniziano. E la ragione, diciamo, evolutiva è questa qua, perché fino a che il bambino, il cucciolo d'uomo, non ha 7 anni, ha bisogno di almeno 2 persone più alte, grandi, forti e mature di lui che si occupino di salvarlo da chi lo rincorre in uno spazio naturale un po' pericoloso. Poi però, diciamo, questo ritratto un po' arido dell'amore non finisce qui perché ci sono altre 2 fasi, cioè l'attrazione sessuale, che risponde invece al discorso della dopamina, quindi una cosa più immediata, veloce, che ti carica, e l'amicizia. L'amicizia invece, quando noi siamo con i nostri amici e facciamo attività come chiacchierare, cantare, tenerci compagnia, invece lì si attivano le endorfine che tendenzialmente ci calmano, ci sentiamo cioè al sicuro genericamente, no? Queste 3 fasi non capitano sempre nello stesso ordine, ma sono una specie di piccolissima fotografia di che cosa ho capito io da filosofa, quindi con molte insomma, con le dovute attenzioni di che cos'è l'amore da un punto di vista, diciamo, chimico e biologico. Questa seconda slide, cioè appunto natura, rientra nella norma vigente fino a un certo punto, nel senso che si chiama evoluzione, nel senso che ovviamente queste cose cambiano, però cambiano in un tempo talmente lento che, diciamo, consideriamo che rimangono sempre le stesse. Andrei avanti con la terza slide sulla norma vigente che intitoliamo invece storia, storia con la S maiuscola. Una cosa che abbiamo capito dell'amore, in realtà non da tantissimo tempo, diciamo dalla metà del secolo scorso, è che anche l'amore è storico, cioè le forme dell'amore cambiano a seconda della società in cui sei, del tempo in cui vivi, dei valori che animano quella società lì. Magari a noi sembra scontato perché oramai abbiamo questa un po' posizione che fila dritta dall'Ottocento di storicizzare tutto, di pensare che tutta è una storia, però non è sempre stato ovvio che l'amore e le sue realizzazioni hanno una storia. E vi faccio 2 esempi del fatto che appunto l'amore è una forma storica che cambia. Il primo viene appunto diciamo dall'Ottocento, soprattutto nel mondo britannico, erano molto diffuse queste amicizie chiamate amicizie romantiche tra uomini o tra donne che poi avevano diciamo, una vita matrimoniale, però in queste amicizie romantiche ci si scambiavano lettere che a noi farebbero quasi arrossire per quanto erano diciamo, spinte nei confronti degli amici dello stesso sesso. Perché? Perché era possibile nutrire degli affetti così caldi nei confronti di un amico o di un'amica perché non minacciava minimamente il matrimonio, nel senso che le donne per vivere avevano bisogno dell'uomo, dello sposo che desse loro un'abitazione, una protezione e gli uomini avevano bisogno di eredi, quindi diciamo di... Perché? Perché in quel momento storico lì l'amore aveva come sua realizzazione il matrimonio e come sua realizzazione sociale il matrimonio. Un altro esempio sono i rapporti nella Grecia antica, questo è più diciamo, noto, cioè nella pedagogia antica era abbastanza normale che diciamo, maestri e allievi andassero a letto insieme. E questa è un'altra cosa che sentita da noi è insomma, stranissima, ci fa fare un balzo diciamo, sulla sedia. Questo appunto per dire che in realtà l'amore è storico, le forme dell'amore cambiano continuamente e quindi per capire, per arrivare finalmente al corso di aggiornamento vero e proprio, dobbiamo domandarci che cosa c'era subito prima di adesso, cioè è cambiata rispetto a cosa, da che epoca veniamo. Allora, la mia personale interpretazione è che noi veniamo da un'epoca in cui era molto forte il mito dell'amore romantico. Che cosa è questo mito dell'amore romantico? Intanto è un fenomeno, diciamo, relativamente recente che però raccoglie insieme
due diverse idee di che cosa vuol dire romantico, romanticismo. Una è quella di Dante, cioè il romanzo, e prima di lui del romanzo epico cavalleresco. Quindi un amore che si basa tutto sull'intensità. Il cavaliere ha una moglie e poi ha una donna, la donna Angelo, che considera come una specie di mezza divinità, per cui farebbe qualsiasi cosa. I due non si toccheranno mai, però lui combatte anche perché c'è questa figura angelica. Quindi romanticismo come intensità. E poi c'è un altro tipo di romanticismo che invece si basa tutto sulla durata e che ha la sua figura più grande, più stabile nel matrimonio e nell'idea che, sia per lo Stato sia per la Chiesa, sia romantico stare tutto il tempo insieme. Queste due idee di romanticismo, secondo me, sono per un buon periodo, sicuramente nel Novecento, sono collassate insieme e quindi diciamo, abbiamo collettivamente dato vita a questo mito dell'amore romantico in cui due persone si conoscono, colpo di fulmine, si amano intensamente per tutta la loro vita e così vissero felici e contenti. Ok, questo diciamo è un po' lo stato dell'arte, cioè il mondo da cui veniamo in maniere poi più o meno critiche, ciascuno con le sue differenze, con le sue storie personali. In questo momento, quando finisce la parte sulla norma vigente, di solito nei corsi di aggiornamento si estrae una chiavetta in cui ci sono dei video che poi fanno vedere delle cose già un po' più pratiche, tecniche, che alludono appunto alla seconda parte del corso. Credo, un po' insomma, guardandovi e sapendo come sono io, che più o meno tutti siamo figli e figlie del vecchio mondo che comunque non riguarda così tanto tempo fa, anzi. E questo significa che, per esempio, per noi è stato normale vedere un film della Walt Disney senza alzare il sopracciglio e pensare non sono sicura però che sia giusto che finisca così bene. In realtà loro tra poco avranno una crisi e sicuramente la scimmietta Abu metterà la zampa in questo matrimonio. Una cosa però che è importante dire è che ovviamente quando si parla di fenomeni diciamo sociali come addirittura l'amore non si può proprio tagliare giù con l'accetta in base all'anagrafe, nel senso che ci sono persone giovani che hanno ideali romantici molto conservatori e persone mature o anziane che invece hanno una visione delle cose molto diversa, appunto post-romantica o come vogliamo definirla. Però io credo che a noi sia toccato un destino molto interessante che è quello di vedere una trasformazione in corso. E questo non è detto che capiti, cioè molte persone nascono e hanno più o meno la stessa visione delle cose dei loro genitori o dei loro nonni rispetto a un tema come la realizzazione amorosa e invece ha senso parlarne sotto il cappello di innovation perché per noi non è esattamente così, cioè il mondo secondo me sta cambiando e questo è anche appunto il motivo per cui magari nella stessa famiglia, non so, dei genitori giovani possono avere il dubbio di che cosa insegnare o quali dritte dare a dei figli perché non è detto che si trovino esattamente nella stessa dinamica, no? Quando si parla appunto di amore. Quindi non è detto, quando ci accorgiamo che il mondo sta cambiando, quando non è più così chiaro che cosa insegnare direttamente a quelli più piccoli di te, no? A quelli che sono un po' più giovani. E ti viene anzi il dubbio che siano loro che devono insegnarti o possono dirti qualcosa per poi appunto capire come fare. Ok, adesso passiamo invece al corso di aggiornamento vero e proprio che è fatto di altre 3 slide che vi chiedo di immaginare, che invece illustrano come è cambiato, così passiamo appunto a innovation. Allora, la prima slide si intitola Finché morte non ci separi. Appunto uno dei capisaldi di questo mito dell'amore romantico è che l'amore sia eterno. E però, anche se, insomma, tutte e tutte noi probabilmente abbiamo metabolizzato il fatto che non è così o comunque non è sempre così, però in realtà appunto è un mito, no? Quindi il mito ovviamente non significa che sia così, significa che nella nostra testa c'è l'idea che si debba ambire a quello come, diciamo, come ideale. E quando è che questa visione è entrata in crisi? In questo caso abbiamo proprio una data, 1 dicembre 1970, c'è la legge sul divorzio, in Italia almeno, no? Cioè nel senso che prima anche per lo Stato e per la Chiesa l'amore era eterno nel senso che proprio nel momento in cui entravi in quella dimensione proprio non ci potevi uscire per legge addirittura.
Questo magari appunto per la maggior parte di noi invece è una cosa super metabolizzata, però vi spingo a immaginare quante storie, quante vicende invece negli ultimi, diciamo, 30-40 anni sono state segnate dal dolore per il fatto che questa cosa non era ovvia, non era spontanea, non era sicura. Ovviamente è importante non confondere, diciamo, quello che può essere il nostro desiderio con l'ideale che la società ha, cioè magari la maggior parte di noi tradizionalmente sono monogami, quindi sperano di trovare una persona con cui condividere complicità, amicizia, affetto per tutta la vita. Però poi diverso invece farne proprio l'ideale della società, l'unico modo in cui realizzare e realizzarsi, no? Il matrimonio è stata, cioè l'introduzione del divorzio è stata una rivoluzione bestiale, da cui ne sono seguite molte altre conseguenze. Per esempio il fatto che adesso non sia più in molte zone del paese uno stigma sociale forte avere figli senza essere sposati, per esempio il fatto che non sia considerata l'anticamera dell'inferno non avere un marito, una moglie o semplicemente essere, diciamo, single. Sono cose che adesso stanno entrando, ma che non erano così ovvie fino a, diciamo, non così tanto tempo fa. E poi ovviamente c'è tutta una questione legata alla salute mentale e fisica, no? Cioè al fatto che alla violenza domestica, al fatto di evitarla non trovandosi per forza in una certa condizione. Quello che si può dire forse sulle appunto, generazioni più giovani è che almeno io vedo e apprendo che la sensibilità sulla durata è cambiata, cioè non tutti, non tutte, ma c'è più scetticismo sul fatto che l'amore debba per forza durare per sempre. Passiamo alla seconda slide su come l'amore è cambiato, che si intitola invece Io sono mia, famoso slogan femminista. Io me lo ricordo su una vignetta di Mafalda che circolava in un libro a casa dei miei genitori quando ero piccola, ovviamente non capivo cosa significasse. Allora, un'altra cosa, diciamo, molto rilevante che è cambiata nel corso del tempo è che nel mito dell'amore romantico, nel momento in cui si formava una coppia, l'altra persona era la ragione di vita, cioè non c'è nessun altro motivo buono per vivere se non ci sei tu. E quindi, appunto, disastri nel caso in cui qualcosa fosse andato storto. Mentre invece noi stiamo vivendo in un mondo in cui soprattutto le persone più giovani, ma non solo, sono molto più attente al proprio io, cioè a farsi la domanda, va bene, questa relazione mi piace molto, ma io come sto? E questo secondo me lo dobbiamo alla cultura terapeutica, sicuramente al movimento femminista, sicuramente al movimento LGBT, cioè a tutti quei movimenti che si sono fatti delle domande sull'identità. E dalla domanda come sto io, che procura a chiunque di noi se la faccia, non solo sull'amore, un senso di vertigine un po' faticoso da affrontare alle 9 del mattino, però dalla domanda come sto io poi ne discendono altre che riguardano i cambiamenti dell'amore, quindi a che cosa voglio dare il mio consenso, a che cosa non lo voglio dare, che identità voglio avere, qual è il mio orientamento sessuale al di là delle apparenze o delle cose che penso, che cosa desidero poi alla fine, che è la domanda più universale, no? E quindi secondo me l'altra cosa grossa che è cambiata è che l'ideale del sacrificio per l'altro non è più necessariamente buono. E questo è un cambiamento gigantesco se ci pensate, perché veramente per molto tempo, insomma, non è stato così. C'è questa frasetta che magari avrete letto, sentito, che dice questo mantra del non romanticizzare le relazioni, cioè non accettare a tutti i costi il sacrificio o per l'altra persona come una cosa buona. Ovviamente su questo poi, cioè su ognuna di queste slide, di questi punti, si potrebbero aprire chiacchierate che durano ore, racconti di esperienze che durano ore. Su questo punto io aggiungo solo che secondo me queste cose, questo cambiamento non significa che stiamo diventando tipo dei mostri di egocentrismo che ci occupiamo solo di noi stessi. È un cambiamento forte, però che ha molte cose positive. Io non so se avrei fatto cambio con mia nonna e sarei nata volentieri nel 1918, penso di no.
Andrei avanti con la terza e ultima slide sulla innovazione amorosa, che si intitola invece It's a Match, perché un'altra cosa importantissima che è cambiata negli ultimi anni sono alcuni degli strumenti con cui si può trovare l'amore, con cui ci si può innamorare. Tinder è un'applicazione del 2012, è stata inventata durante una festa di ragazzi in California, ha al suo attivo 630 milioni di download fino ad oggi, 9 milioni in Italia e il 60% delle persone hanno tra i 18 e i 30 anni. Però in realtà è uno strumento che si sta diffondendo in molte fasce della popolazione, non solo nei giovanissimi. E secondo me le app di incontri sono un esempio molto forte di come il mercato, la tecnologia e le nostre vite nuove si sono incrociate insieme. Nel mito romantico il destino recitava un ruolo super importante, cioè io sto cercando l'anima gemella. In realtà il concetto di anima gemella è fortissimo anche nelle app, dopotutto stai cercando la persona giusta, però la differenza è che prima era magari il caso, il gioco degli incontri, e invece adesso è un algoritmo che impara dai tuoi swipe che cosa ti interessa di più e che cosa no, ovviamente anche sbagliando. Una cosa secondo me che è importante pensare è il ruolo che possono giocare le app di incontri in un mondo dove la maggior parte delle persone più giovani magari non vivono nello stesso posto in cui sono nate e quindi non hanno ancora una rete sociale. Allora quello strumento velocizza di molto l'incontro con gli altri e appunto secondo me è molto importante non avere dei pregiudizi giganteschi o demonizzarle, dopotutto si chiamano app di incontri, non app di faccio cose strane da cui non tornerò mai più indietro, quindi tendenzialmente si incontrano delle persone. Una cosa che però secondo me sta succedendo a causa anche delle applicazioni di incontri è che per come sono fatte, cioè cosa fanno? Espongono chi si autentica sulle app di incontri a un'abbondanza. Se tu esci una sera ci sono 30 persone, se ti va bene. Se tu ti autentichi su Tinder ci sono 9 milioni di persone, no? È un po' diverso, poi ovviamente dipende da una serie di fattori. E questo secondo me ci rende più propensi a provare, pensando che se va male ci sarà subito un'altra opzione, no? Mentre invece nel vecchio mondo da cui veniamo, insomma, prima proprio di scartare l'opzione, cioè ci pensi un attimo, perché non è che dopo 2 secondi ne trovi un'altra solo swipando. Sicuramente le persone più giovani sono un po' più abituate perché semplicemente sono nate che questi strumenti erano già in circolo, mentre invece noi no. E quindi diciamo che è evidente il grado di diversa goffaggine nell'utilizzo dello strumento, ma questo vale anche per WhatsApp e per qualsiasi altra cosa. Quindi non è una novità quella che vi dico. Un'ultima cosa legata a questo discorso delle app di incontri è che nel mito dell'amore romantico l'autenticità non è un valore fondamentale, cioè nel mito dell'amore romantico ci sono dei ruoli e ci sono delle fasi che più o meno, insomma, credo molti a volte di voi hanno immaginato nella loro adolescenza la prima volta o la n volta in cui cercavano un amore, no? Cioè prima ci vediamo con gli altri, poi ci vediamo da soli, poi ci baciamo, poi ci mettiamo insieme. Il fatto che esistano le app sicuramente sta rimettendo in discussione questo viaggio così chiaro, queste tappe così chiare che per molti e molte di noi magari erano ovvie oppure c'erano. Ok, ho quasi finito. Questo appunto è solo il trailer di un vero corso di aggiornamento sull'amore che richiederebbe, diciamo, più tempo di questo. Però volevo ancora dirvi una, diciamo, ultima cosa. Cioè, di fatto non sappiamo dove ci porterà questo cambiamento, che io definisco epoca post-romantica, ma potete chiamarla un po' come volete. Quello che è sicuro è che già in questo mondo vediamo delle specie di movimenti di contrapposizione molto forte. Pensate per esempio a molte cose che dice Trump su quella che definisce ideologia gender, cioè non è che
quando ci sono dei grossi sommovimenti, delle grosse trasformazioni sociali, non è che noi andiamo tutti all'unisono nella stessa direzione, ci sono tantissimi contromovimenti. Io quello che penso è che però, nonostante lo stiamo secolarizzando, nonostante abbiamo capito che l'amore ha anche delle forme storiche, ci sia un motivo in particolare per cui l'esperienza dell'amore rimane qualcosa per noi di, diciamo, sacro, comunque in quell'ambito lì. E questo motivo è che quando ci innamoriamo siamo in grado, in pochi secondi a volte, o comunque in pochissimi giorni, di rimettere completamente in discussione la nostra vita come era fino a quel momento. Cioè diventiamo fortissimi nella capacità di immaginare come potrebbero cambiare le cose da un momento all'altro e proprio anche ci crogioliamo in questa cosa, non solo diventiamo capaci, anche ci stiamo belli immersi dentro. Quindi secondo me questo è uno dei motivi più esaltanti per cui pure difendendoci dalla dipendenza dell'altro, dall'amore tossico, però è molto, insomma, bello, importante che noi continuiamo a vivere questa magia. E c'è un racconto, che in realtà è un romanzo lungo, cioè un racconto lungo, romanzo breve, di Joseph Conrad, che si intitola Amy Foster, in cui c'è una ragazza che, diciamo, metà 800, c'è questa ragazza che si chiama appunto Amy Foster, che dà il titolo al libro, che abita in un paesino del Nord America e sulla riva del mare su cui affaccia questo paesino, a un certo punto arriva un'imbarcazione nella notte di migranti che arrivano dall'est Europa. Questa imbarcazione fa naufragio e muoiono tutti tranne un tizio molto strano, allampanato, di nome Janko Goral. Gli abitanti di questo paesino in cui vive Amy Foster sono molto religiosi, fanno dei funerali a queste persone che sono morte in mare, però poi di fronte a Janko Goral sono in difficoltà, non riescono molto ad accoglierlo, parla un'altra lingua, è strano e quindi nessuno lo vuole. E allora Janko si mette a dormire in una capanna di due signori anziani che lavorano, che fanno diciamo i contadini, che hanno del bestiame, e in questa casa lavora anche Amy Foster, questa ragazza. E ovviamente le persone del paesino pensano che una ragazza insomma normale, non particolarmente di bell'aspetto, però debba innamorarsi o sposare qualcuno che almeno è della sua classe sociale, se non è più ricco di lei. E invece lei, a furia di portare a pranzo a cena del pane, del cibo a Janko, si innamora di lui. E Conrad scrive questa frase con cui poi insomma chiudo, che è affidata al medico del villaggio, che quindi guarda i corpi delle persone, il suo sguardo si concentra su questo, e dice questo di Amy Foster. Basta guardare quelle mani che le ciondolano al fondo delle braccia corte, gli occhi sporgenti, marroni, inespressivi, per intuire la bulia della sua mente. Una bulia che lascerebbe supporre salvezza assoluta da tutte le sorprese dell'immaginazione. E invece, chi di noi è mai al sicuro? In ogni caso, così come la vedi, ha avuto immaginazione sufficiente per innamorarsi. Grazie.